Quante notti hai trascorso sveglio, chiedendoti perché quella persona è cambiata? Quante volte ti sei domandato: perché sono l'unico che ci prova? Perché sento di non essere abbastanza? E il silenzio ti risponde, più forte di qualsiasi parola. Hai donato il tuo tempo, il tuo cuore, ti sei preoccupato così profondamente che hai dimenticato cosa significhi essere motivo delle preoccupazioni altrui. Ma ora ascolta attentamente, perché sto per condividere con te una verità che cambierà per sempre il modo in cui vivi le tue relazioni. Nel momento in cui smetti di darti completamente per persone che non riempirebbero nemmeno un bicchiere d'acqua per te, inizi ad attrarre quelle che attraverserebbero oceani per trovarti. Non sei troppo emotivo, non chiedi troppo. Stai semplicemente dando il meglio di te a persone che ti vogliono solo quando è conveniente, non quando richiede impegno. Ora preparati. Ciò che sto per dirti è la verità più cruda sulle relazioni. Farà male, ma ti libererà. Preoccuparsi troppo apre le porte alla mancanza di rispetto. Hai mai notato come le persone di cui ti preoccupi di più sono quelle che finiscono per ferirti più profondamente? Non è una coincidenza, è uno schema. E inizia nel momento in cui cominci a dare più di quanto ricevi, nel momento in cui ami più intensamente di quanto loro ascoltino. Ti pieghi, ti allunghi e ti contorci in nodi solo per mantenere qualcuno che non batterebbe ciglio se tu cadessi a pezzi. Perché? Perché pensi che amare di più significhi che finalmente vedranno il tuo valore. Ma la verità è che più ti preoccupi quando loro non lo fanno, meno rispettano ciò che porti nella relazione. Preoccuparsi troppo diventa un messaggio silenzioso che dice: puoi trattarmi come vuoi e io resterò comunque. E le persone ricevono quel messaggio forte e chiaro. Come diceva Seneca, si perde la propria dignità quando ci si preoccupa troppo di ciò che non si può controllare. Il rispetto non si costruisce nei momenti di disperazione. Si costruisce nel momento in cui dici: ti amo, ma amo anche me stesso. Quando inizi a sacrificare la tua dignità solo per impedire a qualcuno di andarsene, sei già a metà strada per perderti. È così che il disprezzo si insinua, non tutto in una volta, ma lentamente, con ogni messaggio a cui aspetti risposta, ogni scusa che accetti, ogni seconda possibilità che dai quando avresti dovuto dire addio. Cominciano ad allontanarsi e tu inizi a inseguire, smettono di impegnarsi e tu inizi a compensare eccessivamente. Sei tu che chiami per primo, sei tu che controlli costantemente, perdoni più velocemente di quanto loro si scusino, ami per 2 persone mentre loro a malapena lo fanno per una e ti dici che è solo una fase, ti dici: se tengo più stretto torneranno, ma quello non è amore, è paura. Hai paura di perderli, ma ti stai già perdendo, perché ciò che non comprendi è che più ti vedono tollerare la loro distanza, più distanza creeranno. Più sentono di poterla fare franca, più spingeranno il limite. Non noti nemmeno più la mancanza di rispetto, perché l'hai normalizzata, l'hai scusata. Le persone ti trattano come permetti loro di trattarti. È una verità difficile da accettare. Il distacco emotivo, lo strumento che svela ogni realtà. Arriva un momento in cui la tua anima si stanca del rumore, del pensare troppo, dell'attesa, dell'inseguimento, del chiedersi. E in quello spazio silenzioso e doloroso comprendi qualcosa. Non hai bisogno di più spiegazioni o di più forse. Ciò di cui hai bisogno è il distacco. Perché quando finalmente smetti di legare la tua pace alla loro presenza, il tuo valore alla loro convalida, la tua gioia alla loro attenzione, tutto diventa chiaro. Marco Aurelio ci ricorda: non disturbarti con l'immaginazione, non complicarti la vita. Concentrati su ciò che sta accadendo, non su ciò che pensi stia accadendo. Il distacco non è freddezza o amarezza, è chiarezza, è forza. È quando il tuo cuore smette di mendicare di essere scelto e inizia a ricordare che era già abbastanza, senza la necessità di dare tutto per l'altro. È allora che inizi a vedere le cose come sono, non come speravi che fossero. Ti colpisce duramente che tutta quell'energia che hai versato in persone e situazioni ti stava lentamente prosciugando, ma nel momento in cui ti ritiri,
Nel momento in cui smetti di aggrapparti, tutto ciò che era nascosto inizia a rivelarsi. Il loro impegno, le loro intenzioni, il loro vero carattere. Non perché tu abbia detto qualcosa, ma perché il tuo silenzio ha creato uno specchio da cui non possono nascondersi. Le persone diventano molto comode quando pensano che non te ne andrai mai. Diventano negligenti, compiacenti, iniziano a presumere che la tua lealtà sia incondizionata anche quando non ti stanno dando un singolo motivo per restare. Ma nel secondo in cui ti distacchi, nel secondo in cui smetti di spiegarti, di controllare, di inseguire, scuoti l'intera stanza. Riprendi il potere che non ti eri nemmeno reso conto di aver ceduto. Ed è allora che cominci a vedere i veri colori delle persone, non quelli che hanno dipinto per te, ma quelli che hanno nascosto dietro la maschera del tuo affetto. Le chiamate si fermano, i messaggi si prosciugano, i "mi manchi" scompaiono e ti ritrovi seduto lì a realizzare che erano coerenti solo quando eri conveniente. Non eri amato, eri usato, non eri scelto, eri disponibile. E il distacco espone tutto questo, non con la forza ma con la pace. Quando cambi la tua energia, cambia anche la loro. Non devi nemmeno dire una parola, non devi fare un grande annuncio, non devi bloccarli, rimproverarli o gridare i tuoi confini al mondo. Devi solo cambiare la tua energia. Questo è tutto. Smetti di dare, smetti di inseguire, smetti di trattenere ciò che ti prosciuga e guarda quanto velocemente cambia l'atmosfera. Guarda come improvvisamente le persone che erano così rumorose nel dire che c'erano, per te diventano silenziose. Guarda come quelli che una volta inondavano il tuo telefono iniziano a impiegare più tempo per rispondere o scompaiono del tutto. Epitteto insegnava: non è ciò che accade a te, ma come reagisci a ciò che è importante. Non hai cambiato le regole, hai solo cambiato il gioco. Hai smesso di oltrepassare i limiti, hai smesso di essere disponibile per il disprezzo mascherato da amore e proprio così il gioco è cambiato. Inizi a camminare diversamente, a parlare diversamente, a mostrarti diversamente e ora non sanno come gestirti. Perché? Perché il loro accesso non è mai stato guadagnato, è stato presunto. La tua energia era la loro ancora di salvezza e ora che l'hai ritirata sono esposti. Le persone notano quando la tua energia cambia, anche se fingono di non farlo. Fidati di me, lo sentono. Quella luminosità, quel silenzio, quella pace è forte, è dirompente e rivela chi ti ha davvero valorizzato rispetto a chi si stava semplicemente nutrendo di te. Eri tu la fonte, eri tu il calore, eri tu quello che controllava sempre, teneva tutto insieme, perdonava le piccole mancanze, accettava le briciole e le chiamava un pasto. E nel momento in cui hai smesso di fare tutto questo, la dinamica è cambiata. Non perché tu abbia detto qualcosa, ma perché l'energia non mente. Iniziano a muoversi diversamente, perché la versione di te che conoscevano è scomparsa. Quella che tollerava il minimo indispensabile è andata via. Quella che creava scuse per il loro cattivo comportamento è scomparsa. La tua frequenza è cambiata e non tutti possono sopravvivere nella tua nuova atmosfera. Non è arroganza, è allineamento. Sei tu che ti svegli col tuo valore. L'amore è un percorso bidirezionale. L'amore non è destinato ad essere un viaggio solitario. Non è una gara dove una persona accelera verso il traguardo, mentre l'altra guarda da bordo pista, incitandola. Quello non è amore, è sacrificio. Il vero amore è una partnership, due anime che si muovono nella stessa direzione, che si tirano su a vicenda, che si spingono avanti e sempre in sincronia. Zenone di Cizio ci ricorda: il fine di vivere è vivere in accordo con la natura, che è lo stesso che vivere secondo la virtù, poiché la natura ci conduce alla virtù. Quando corri da solo, dai tutto, sacrifichi tutto. Allora non stai sperimentando l'amore, stai sperimentando uno scambio unilaterale e quello scambio ti lascerà vuoto, ti consumerà, ti spezzerà e peggio di tutto, ti convincerà che non sei degno di un amore che fluisce in entrambe le direzioni. Ma l'amore non dovrebbe mai sentirsi come un peso, dovrebbe sentirsi come equilibrio, dovrebbe sentirsi come casa.
E quando solo una persona sta portando il peso, non è più amore, è un'illusione. C'è un motivo per cui ci viene insegnato fin da piccoli che l'amore riguarda il rispetto reciproco, la fiducia reciproca e la cura reciproca. Perché questa è la verità. L'amore non riguarda una strada a senso unico dove solo una persona è tenuta a dare e dare senza ricevere nulla in cambio. Si tratta di essere presenti l'uno per l'altro in modo uguale. Si tratta di offrire il tuo cuore, il tuo tempo e la tua energia e sapere che la persona dall'altra parte sta facendo lo stesso. Non puoi continuare a dare se non hai più energia. E quando sei l'unico a dare, sei tu quello che alla fine si esaurisce. Continuerai a dare, ma nessuno restituirà mai, e questo prosciugherà il tuo spirito. Il vero amore è reciproco. È il dare e il ricevere, gli alti e i bassi, il sollevare e l'abbassare. Non è mai una persona che fa tutto il sollevamento. È una danza, una partnership. Quando ti valorizzi davvero, trasformi ogni regola del gioco. Vorrei chiedere questo. Quante notti hai trascorso sveglio, chiedendoti perché sei l'unico che si preoccupa? Quante volte hai sacrificato la tua pace, i tuoi limiti, la tua verità, solo per tenere qualcun altro comodo? Sei stanco, lo so, stanco di dare quando nessuno sta restituendo, stanco di amare quando nessuno sta ascoltando, stanco di cercare di essere abbastanza per qualcuno che non vede il tuo valore. Ma ecco la verità che cambierà tutto. Il tuo valore non è mai stato legato a quanto ti preoccupi per gli altri. È legato a quanto profondamente ti preoccupi per te stesso. Come ci insegna Epitteto, la chiave per la felicità e la forza è prima imparare ad essere autosufficienti. Hai il permesso di smettere di rispondere per primo. Hai il permesso di smettere di mostrarti dove non sei visto. Non è egoismo, è sacro, è forza. Perché il vero amore, il vero rispetto è reciproco, è equilibrato, è sentito da entrambe le parti. Non lo troverai inseguendo, non lo troverai spiegando il tuo valore a qualcuno che ha già deciso di trascurarlo. Lo troverai il giorno in cui dirai: ho finito di preoccuparmi troppo per persone che danno troppo poco. Le persone dicono sempre: ma non voglio diventare insensibile. Ascoltami, mettere un limite non ti rende freddo, ti rende potente. Ti rende chiaro, dice al mondo: amerò profondamente, ma non amerò ciecamente. Non sei stato creato per essere la stampella emotiva di qualcuno. Non sei destinato a sistemare ciò che non vogliono nemmeno riconoscere. Preoccuparsi non significa lasciarsi emotivamente prosciugare. Non significa rimanere in situazioni tossiche sotto la maschera della lealtà. Significa mostrarsi completamente dove sei valorizzato e allontanarsi dai luoghi dove il tuo amore è dato per scontato. Nel momento in cui smetti di preoccuparti troppo per gli altri, è il momento in cui finalmente inizi a prenderti cura di te. E quando lo fai, tutto cambia. Non da un giorno all'altro, ma col tempo. Le persone che contano davvero si alzeranno al tuo standard. Quelli che stanno usando il tuo cuore per guadagnarci scompariranno. E finalmente avrai spazio per la pace, per la guarigione, per un amore che non richiede che tu ti perda solo per sentirti desiderato. Perché quando ami te stesso, cambi l'intero gioco. Non sei più disponibile per l'indifferenza, per il disprezzo, per l'amore a metà. Sei pronto per il vero, per il reale, per l'amore che rispetta, onora e nutre, non solo chi sei, ma chi stai diventando. E quella è la verità più potente di tutte. Se hai trovato valore in queste parole, vorrai guardare uno di questi 2 video.